Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione, oppure per i più esperti anche Luna e Venere in Scorpione. Andiamo a fare una bellissima creazione insieme oggi rispondendo alla domanda: qual è la mia missione animica? Qual è la mia vera natura? Sono queste le domande ispirate da una nostra grandissima sorella della nostra scuola. Qual è la mia vera natura? Qual è l'archetipo a cui devo tendere per incarnare e manifestare la mia natura selvaggia affinché Madre Terra, Madre Natura possa goderne? Qual è la mia missione animica? Sono domande bellissime che si compenetrano l'un l'altra. Non si può rispondere con la mente a qual è la tua vera natura o qual è la tua missione, ma possiamo vedere quali sono i passi da seguire affinché tu ne prenda consapevolezza quotidianamente. E questo è quello che faremo in questa lettura. Vi chiedo, ragazze mie e ragazzi, di ascoltare quello che leggeremo adesso con il cuore, perché la conoscenza del cuore è quella che apre la strada alla vera realizzazione, non una conoscenza analitica. L'analisi deve venire, o meglio, per dire analisi non è corretto, l'analisi è qualcosa che appartiene a uno stato mentale razionale e in questo caso di razionalità non c'è nulla, c'è anima, e siccome la mente razionale vuole avere il dominio sulle cose, non può avere il dominio sull'anima, sull'onnicomprensività delle cose. Quindi ti chiedo di ascoltare questa lettura con il cuore aperto, con la conoscenza del cuore, che è la conoscenza intuitiva, che è quella che si suggella nelle cellule per farti avere la conoscenza vera, quella vibratoria. Ok. Andiamo a vedere, quindi, adesso partiamo dai primi due oracoli. Allora, chiedo al mio sposo celeste di realizzare questa creazione per te affinché tu possa sempre più allinearti al tuo vero scopo, alla tua missione. Scorpione. Allora, qual è la tua vera natura? 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 Scorpione, qual è la tua vera natura? Poi prendiamoci le carte degli archetipi. Qual è l'archetipo a cui devi tendere per incarnare e manifestare la tua natura vera, selvaggia, autentica, affinché Madre Terra, Madre Natura possa goderne? Madre Natura è l'anima del mondo è la tua anima. Quando tu servi la tua natura, stai servendo l'anima del mondo. Quando tu servi la tua natura, lo spirito ti serve la tua realizzazione. Quando tu servi lo spirito serve la tua realizzazione. L'archetipo. E infine ci mettiamo le bellissime carte del drago immaginale di Selene, che chiuderanno il tutto rispondendo alla domanda: qual è la tua missione animica? Mettendoci anche le pratiche per incarnare tale missione animica, o meglio quello che tu devi sapere rispetto a un aspetto della missione che la tua mente può comprendere in questo momento. Qual è la tua missione animica? Qual è la tua missione animica? Scorpione. Qual è la tua missione animica? Qual è la tua missione animica? Allora, facciamo un bel respiro profondo,
dalla bocca, così entra più aria. E partiamo. Qual è la tua vera natura? Artemide, la concentrazione. In questo momento la tua anima ti sta chiedendo che per incarnare i passi della tua vera natura hai necessità di essere centrata o centrato in un obiettivo alla volta, che sia enorme questo obiettivo, che sia enorme. Più grande è l'obiettivo, più tu ti espandi nelle infinite possibilità, ti espandi in coscienza. La concentrazione, ti dicono, è un aspetto importante della tua vera natura in questo momento. La concentrazione noi la possiamo avere nel momento in cui siamo o totalmente presi da qualcosa, e quindi quando noi facciamo qualcosa che perdiamo il senso del tempo, no? Quando ci appassiona qualcosa, ecco lì stai stando nello stato trascendente. Quando tu fai qualcosa, ti appassiona e perdi il senso del tempo, quando sei innamorata nel fare qualcosa, no? È l'amore che ti fa perdere il senso del tempo e ti fa concentrare su quello. Quindi è vivere in uno stato di perenne innamoramento rispetto a qualcosa che stai facendo, che ti appassiona. E la concentrazione ti permette di raggiungere, qua c'è Artemide con la freccia, i tuoi obiettivi. La mente non ci fa concentrare, non ci fa stare nel qui ed ora, la mente ha paura del qui ed ora, perché il qui ed ora è lo stato di eterno presente ed è una realtà talmente vasta, il qui ed ora, cioè l'eterno presente, che la mente non può controllare questa vastità del presente e quindi ti svia o nel passato o nel futuro, che sono realtà illusorie, che la mente illusoriamente cerca di dominare e gestire, ma non ce la fa, rendendoti vittima. Quindi la concentrazione richiede il qui ed ora. E quindi ogni volta, questo l'ho messo in un post su Instagram, che senti di non essere concentrato, c'è il chiacchiericcio della mente. Allora, prenditi un minuto, chiudi gli occhi, schiena dritta e concentrati sul respiro. Il respiro è vita, verità. E ripeti mentalmente dentro te stesso: so che sto inalando, so che sto esalando, so che sto inalando, so che sto esalando. Mentalmente per un minuto la tua frequenza cambia ed accedi al qui ed ora. Stai già accedendo al qui ed ora mentre lo fai. Questo ti dà concentrazione. Per realizzare ogni tuo obiettivo, la concentrazione, il qui ed ora, è fondamentale. Questo richiede la tua vera natura in questo momento, perché la tua vera natura è già pura concentrazione. Ok, vediamo da quale carta sciamanica è accompagnata. L'immobilità, cioè ti ho appena finito di dire fermo il chiacchiericcio mentale, immobile. L'immobilità è uno stato che la mente non vuole avere. L'immobilità è qualcosa che la mente ti svia sempre. Quando noi ci mettiamo in posizioni meditative, gambe incrociate, schiena dritta, a un certo punto ti viene un prurito, un mal di schiena, ok, per farti muovere, per farti togliere dallo stato di immobilità. È la mente che vuole farti muovere, perché se tu rimani immobile, la mente perde il controllo, la mente muore e la mente non vuole morire e darti il potere. Quindi l'immobilità è fondamentale in questo momento della tua vita per anelare alla tua vera natura. Immobile rispetto a tutti i chiacchiericci della mente. Quando per esempio siamo in posizione meditativa,
A un certo punto le gambe ci fanno male, o ci viene il prurito, o ci viene i formicoli alle gambe, e a un certo punto dici non ce la faccio più. Ma chi è che dice non ce la faccio più? È la mente, non sei tu. E quindi noi nello yoga sciamanico apprendiamo come quando ci vogliamo muovere che non ce la facciamo più, no, dobbiamo resistere. Allora più resistiamo, ovviamente fino a un certo grado di intensità, più iniziamo a sciogliere le resistenze e gli attaccamenti che ci separano dall'infinità, che ci separano dall'infinito tutto, dalle infinite possibilità, che ci permettono di raggiungere gli obiettivi. E quindi la tua vera natura ti sta chiedendo in questo momento di praticare l'immobilità. Praticare l'immobilità significa praticare il fermo della mente, e lo fai con le pratiche. Perché la tua mente in questo momento mi mettono due carte che puntano sulla concentrazione, richiesta e mobilità. Ti sta dicendo la tua vera natura, stai per centrare l'obiettivo. Adesso, siccome la mente è una scimmia, ti farà sviare dall'obiettivo. Abbi fede nell'immobilità. Abbi fede nell'immobilità. Se praticate meditazioni o yoga, vi basta fare anche pochissimi minuti di immobilità. So che sto inalando, so che sto esalando, so che sto inalando, so che sto esalando. Lo ripeti mentalmente. Fino a quando il tuo corpo, che poi è la tua mente, non ce la farà più. A un certo punto le tue gambe possono tremare, possono venirti formicoli. Fate questa pratica perché state spaccando la diga della mente e state riconquistando il trono della vostra vita. L'illuminazione avviene a gradi di intensità sempre diversi. La prima volta che tu superi un certo formicolio delle gambe, una certa mal di schiena, un certo, ok? La prima volta che tu superi quella cosa e poi abbandoni, ma già quella sola volta, quel solo istante in cui tu sei riuscito ad andare oltre a quel bruciore alle gambe o quel formicolio, basta un solo istante, tu hai dato una bella botta alla diga della mente. Poi ci ricapiterai un'altra volta, ti rimetterai un'altra volta così e darai un'altra botta alla diga della mente. Fin quando, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1, la mente non si inizia a spaccare, a fare tanti forellini da cui entra la luce dell'infinità, dell'immensità. Sempre più concentrazione, sempre più concentrazione. Per centrare l'obiettivo la tua natura ha necessità di mobilità. Questo mi sta dicendo. Ok. Vediamo qual è l'archetipo a cui tendere per integrare la vera natura. Qua c'è il maltrattamento, qua c'è i tuoi pensieri ti maltrattano, i tuoi pensieri ti maltrattano. Ti aiuta a far fronte alle paure interiori che ti stanno maltrattando. Le tue paure interiori ti maltrattano. Quindi l'archetipo a cui tendere è fermare nell'immobilità le paure che hai. Ogni paura che noi possiamo avere nella mente, tu la puoi sperimentare nel corpo. Quando fai questa pratica che ti ho suggerito, che noi lo facciamo allo yoga sciamanico, mi ha salvato la vita. Cioè mi ha proprio switchato su un altro livello di coscienza. A gradi di intensità sempre diversi, tu sentirai. Mi ricordo la prima volta che mi facevano male le gambe, quando stavo a gambe incrociate che stavo meditando con la Selene, e mi iniziavano a bruciare le gambe, tant'è che a un certo punto non le ho più sentite, avevo paura di perdere le gambe. E lei mi diceva: Selene, stai là, rimani lì. E io mi sentivo a un certo punto, mi ricordo che era freddo, faceva freddo, avevo anche una magliettina di cotone addosso, e faceva freddo, ho iniziato a sudare freddo, mentre questo calore dalle gambe passava ai centri superiori. Dovevo arrivare per forza al settimo chakra. E allora ho iniziato a sudare, perché cosa ci insegnano nello yoga sciamanico? Che le gambe non devi sentirle più, non devi sentire più il corpo si deve fermare, perché è espressione della mente il corpo, dell'io, dell'ego. Quindi è buono che le gambe
si fermino. È buono che tu senta le gambe come se non le sentissi più, perché l'energia si sta fermando sui piani bassi e sta passando ai piani alti, per aprirti gli altri chakra, e questo fa male perché sono ostruiti. Quindi l'archetipo a cui tendere è l'immobilità. La paura che tu puoi provare in questa meditazione in cui ti iniziano a fare male le cose, a stare lì, la paura che io sentivo, erano tutte le paure che poi abbiamo durante il giorno rispetto agli eventi. Sono le stesse cose. Per non avere più paura negli eventi, le pratiche con la meditazione, come ti ho detto adesso in questo senso, smettono di farti avere paura. Ok, vediamo cosa ci dice la carta del drago immaginale. Il deserto, bellissima carta corrispondente al numero 21, anche all'arcano maggiore del mondo. Una nuova tappa della tua vita si apre rispetto alla tua natura. La tua natura si sta disvelando. Con questa pratica adesso ti sta dicendo di seguire questo sentiero affinché si possa fare il deserto, il vuoto, perché dal vuoto al tutto. Adesso ti leggo questa bellissima carta che ti darà anche dei suggerimenti e delle pratiche, ma la pratica proprio principale è quella che ti ho detto qui. Vediamo come la inserisce Selene con il 21. Allora, sono libertà. Rappresento il valore più alto per gli umani, i quali amano, hanno fede, salute e prosperità nella libertà. Facendo questo ti liberi, la libertà dai pensieri, la libertà dalle paure e libertà da tutto. E il deserto è un simbolo. Quando sei libero come sei vento nel deserto, non puoi essere arginato. Porti in alto la terra, fai della sabbia un mare di onde, modelli le rocce. Punta alla libertà perché essa è il valore più grande. Il responso del drago. Libertà da cosa? Dai tuoi pensieri, dalle tue resistenze, dalle tue paure. Ok? In presenza di questa carta devi lasciare andare attaccamenti e zavorre o partire per un viaggio. Cerca di individuare i pensieri che ti imprigionano, vedi? E seminali nella terra affinché possano trasformarsi in nutrimento per la tua libertà in poesia. Il rituale della buona riuscita. Mi sono dimenticata di dirti prima, quando ho affrontato per la prima volta non si può dire così, il sorpasso della paura che mi si potessero bloccare le gambe per sempre. E sono arrivata per la prima volta al 7° chakra e non ho mai provato niente del genere nella mia vita. E mi sono resa conto che quella paura era pura energia. A un certo punto senti che quel formicolio, quella bruciore, quel fuoco, quella paura è pura energia. È solo energia che vuole uscire perché contratta e compressa. Energia è potere puro. Ok. Il rituale della buona riuscita. Cammina lentamente nella tua stanza o nella natura e simultaneamente individua le immagini di tutto ciò che la tua mente considera desiderabile. Successo, ricchezza, riconoscimento, affetto, giovinezza, eccetera. Trova un simbolo per ciascuna di queste immagini. Se sei in casa puoi prendere per esempio chicchi di riso. Se sei in natura puoi raccogliere rametti, foglie secche, sassolini. Metti gli oggetti in un sacchetto e tienilo vicino al tuo letto per 7 notti. Ogni sera, prima di addormentarti, quando sei sdraiato nel tuo letto, soffia per 9 volte l'aria fuori dal corpo lentamente, tenendo le labbra sporte un po' in fuori come per fischiare. E immagina che il tuo respiro sia vento che soffia nel deserto.
Visualizza il vento trasportare le tue immagini. Dopo i 9 espiri profondi, bisbiglia un semplice mantra. A te, a te, a te. Consegna al deserto, che è madre e anima, i tuoi pensieri, i tuoi desideri, e con mente assolutamente libera entra nel sonno. In questo modo il tuo spirito guida potrà trasportarti durante la notte in quei luoghi dell'underworld, del regno dei sogni, in quelle regioni della psiche dove potrai attingere grandiose forze alla fonte della libertà. Trascorse le 7 notti in un giorno propizio per te, un giorno che ti piace, perché magari è una data, anniversario, oppure semplicemente c'è il sole o la luna piena, oppure soffia una dolce brezza, quando vuoi. Vai in natura e seppellisci i tuoi oggetti continuando a bisbigliare il tuo mantra. A te, a te, a te. Cioè lo devi dire al deserto, la grande madre, lo consegno a te, consegno tutto a te. Consegna al deserto i tuoi desideri. Una mente libera dal desiderio è una mente che esiste nella certezza della riuscita. Avete capito? Bellissimo. Una mente libera dal desiderio è una mente che esiste nella certezza della riuscita. Cioè tu facendo questo ti liberi dal desiderio, lo dai alla terra, lo dai di qualsiasi desiderio, tutti quelli che ti ho detto prima, lo dai al deserto, nella libertà del deserto, ricordati la concentrazione, l'immobilità della mente e tu realizzi tutto. Sei il custode del deserto. Oggi la storia può darti forza, oggi gli avi possono darti visione. Raccogli i semi delle credenze limitanti, lasciali nella terra. Raccoglierai spighe dorate e fiori rossi come il tuo sangue. Segui la via del polline dorato che si fa trasportare e alla fine insemina. Questo è un rituale potentissimo, ragazze mie e ragazzi. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. La tua natura ti sta chiedendo tutto questo per realizzare la missione dell'anima che ha a che fare con la realizzazione di quei desideri che il tuo sangue richiede. Il sangue sono gli avi, gli antenati. La tua missione ha a che fare anche con desideri irrisolti dei tuoi avi che hanno chiesto giusta vendetta, giusta risoluzione, e tu sei il custode del deserto che libererai la tua mente, liberando anche tutta la tua stirpe, eliminando il maltrattamento che ti sei fatta a te stesso, a te stesso con i tuoi pensieri, che hai proiettato anche all'esterno con persone che hanno potuto inveire contro di te, perché sono tutte uno specchio. La tua missione animica ha a che fare con il custode del deserto. Come vedi è una visione molto ampia che nella fattispecie si palesa con la realizzazione di tutto ciò che il tuo sangue richiede. Concentrazione, immobilità e vastità. La tua missione ha a che fare con la libertà. Mamma mia, è una stesa bellissima, commovente, stupenda. Ragazze mie e ragazzi, vi consiglio di salvarvi il video, fare le pratiche e incanalarvi nella realizzazione della massima prosperità che possiate mai immaginare. Detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!